The insane thing about this project is that things only happen once. It's not like we're gonna be able to film the first Ferrari boat being made again next year. Like, this is only gonna happen today. So we have to film everything we can so we can share the story with everybody watching. My name is Isabella Modanese. I'm part of the communications team for Ferrari Hypersail. More specifically, I develop and produce the content for the project. So we've been filming everything that's been going on in this project since it started to be able to share it with the world. Today, we will be talking to some of the key people of this phase of the project. Marco Ribigini, he's the technical team leader. Enrico Voltolini, who's the project leader and will be overseeing the next phase, which is testing and debugging on the water. And we'll also be speaking to Andrea Maggiorelli, who's the head of the shipyard and is in charge of getting this thing into the water. Eccoci qua. A che punto siamo con la barca? Stiamo iniziando una fase molto delicata, ed è la fase di installazione delle strutture principali. Quindi abbiamo chiuso la coperta, quindi abbiamo messo il tappo sopra la barca, abbiamo sigillato, abbiamo tolto la barca dagli stampi e adesso ci avviamo verso la seconda fase, che è quella dell'installazione di tutti i sistemi principali, i sistemi energetici, i sistemi idraulici, elettrici e via via. No? Quindi è una fase molto delicata questa che abbiamo chiamato seconda fase, per distinguere proprio la fine della fase di costruzione della struttura dal resto. Chi è Enrico Voltolini? Enrico Voltolini è un atleta, è uno sportivo, è un ingegnere navale, è una persona con cui collaboriamo da molto tempo, da molti mesi. Qual è il ruolo di Enrico nel progetto? Il ruolo di Enrico è quello di project leader. E cosa fa il project leader in Ferrari Hypersail? Sto coordinando le persone e le figure professionali che sono all'interno del team per arrivare a un obiettivo. In questo momento l'obiettivo è mettere la barca in acqua il prima possibile in maniera da cominciare a navigare, passando prima a test strutturali e tutta una serie di test sui sistemi che avverranno a terra. Qual è il tuo background nella vela? Ho partecipato alle ultime 2 campagne di Coppa America con il team di Luna Rossa e attualmente sto navigando in SailGP. Ne vengo dal mondo delle classi olimpiche, ho navigato con il Finn e con la Star. Come si compone un team di velisti d'eccellenza? Allora, io sto cercando persone che facciano tutto per il team. Secondariamente devono avere un background di Coppa America, SailGP o vela in oceano di alto livello, capaci di fare analisi dati, di interfacciarsi a sistemi complicati e degli atleti, quindi persone fisicamente preparate. Com'è seguire la produzione di una barca così da vicino e com'è lavorare con le persone in cantiere? Un progetto del genere è di una complessità estrema perché è un oggetto totalmente artigianale, la cura del dettaglio è ed è stata maniacale. In cantiere ci sono figure che hanno un background, esperienze ventennali nel mondo del composito, nella nautica di alto livello, affiancate da giovani ingegneri e anche giovani boatbuilder che danno quell'energia che serve a un progetto di questo tipo per poter procedere speditamente. E poi siamo un gruppo di, non so neanche dirti di quante nazionalità, c'è gente che viene dal Cile, dall'Argentina, tutte le parti d'Europa. Sono Andrea Maggiorelli e sono il responsabile del cantiere e della costruzione della barca. Cosa prevede il ruolo di un capocantiere? Tutta l'organizzazione di un cantiere da zero e poi quotidianamente prevede tutta la parte gestionale di un cantiere navale, quindi dal lato degli aspetti tecnici a quelli più gestionali, amministrativi, sicurezza, ci sono 1000 temi che devono essere coperti. Di che ambienti è composto il nostro cantiere? Qua ci troviamo sotto la barca, sotto lo scafo, c'è questo capannone qua e poi abbiamo un altro capannone dove ci sono 2 piani produttivi. Uno dove abbiamo realizzato tutte le strutture, le paratie longitudinali che sono all'interno della barca e un altro piano dove abbiamo costruito la coperta. Poi c'è una mezzanina con l'ufficio tecnico dove siamo un bel po' lì dentro a generare tutte le informazioni che servono per la produzione. Quali sono stati i grossi step degli ultimi mesi? Allora, i grossi step sono stati in ordine: prima assemblare tutte le strutture all'interno dello scafo, chiudere, fare la giunzione scafo-coperta, il cosiddetto KISS, poi abbiamo estratto lo scafo dallo stampo. Che è stato un bel momento, cioè. Beh, è stato il momento più emozionante in assoluto, chiaramente.
Enrico ha iniziato a frequentare il cantiere già da un po' e si è occupato di alcuni aspetti specifici molto tecnologici. Chiaramente i nostri lavori si integreranno sempre di più nelle prossime settimane, ma già sta accadendo perché ci sono già delle persone che stanno anche dedicando del tempo alla progettazione di invasi, di sistemi, di carrelli, che serviranno poi anche a Enrico nella seconda fase. Come ti aspetti che sarà stare a bordo di questa barca? Beh, non sarà sicuramente semplice perché i movimenti che avrà, le accelerazioni che l'uomo subirà su una barca di questo tipo saranno molto grandi. Cioè non è uno yacht di lusso, diciamo. Non è assolutamente un yacht di lusso, la barca si muoverà tanto, sarà comunque bagnata, sarà calda, cioè il comfort è solo a servizio dell'umano che deve poter dormire e nutrirsi, però non ha nessun genere di comfort. È un progetto che sposta l'asticella della nautica in alto di parecchio.